Siamo già arrivati a Nuova Delhi e abbiamo già trovato un nuovo amico qui. La raccapricciante specialità della casa, ossia... Diciamo che è più difficile di quello che pensavamo. Anzi, quando ho letto che non si poteva andare su, ho fatto... Viene comunemente descritta come la città più caotica, incasinata, sporca, rumorosa, ingorgata di traffico e tutto il resto. È rischio vita. E devo dire che hanno completamente ragione. E lei, benvenuti a Nuova Delhi. Siamo arrivati alla prima tappa di quello che è il nostro tour, primo giorno a Delhi. Siamo al minareto di Qutb, spero di pronunciarlo bene, è il più alto minareto in mattoni del mondo, che è altezza di 73 metri. Costruito nel 1200, c'è anche una moschea qui e la famosa colonna di ferro che andremo a vedere, scoprire dopo. Qui, sempre all'interno, c'è la più, credo che sia la prima moschea costruita in India, e dentro c'è una di quelle peculiarità che conoscevo fin da bambino, in quanto appassionato delle edizioni mediterranee, che chi è della mia generazione passava diverso tempo in libreria nell'angolo mediterraneo, e nella sezione, quando si parla di Upart, si parla anche della colonna di ferro in India, che è questa qui. Una colonna di 6 tonnellate che è qui dall'anno 350-400 a.C. e ha la peculiarità di non presentare ruggine. Gli si davano doti soprannaturali o di un oggetto fuori dal tempo, difatti la dicitura di Upart, out of place artifacts. Chiaramente la spiegazione è scientifica e non sovrannaturale, però è più bello pensarlo così. Momento più atteso del video, tua opinione calda sul minareto di Qutb? Beh, il suo perché. Ah, ecco. Cosa stai guardando, scusa? Ah, niente, stavo guardando la torre e pensavo 393 gradini. E come fai a sapere che sono 393? Wikipedia. Ah, geniale! 393 gradini per arrivare in cima, ma attualmente non è possibile visitarlo da dentro. Volevi andare su, eh? Anzi, quando ho letto che non si poteva andare su, ho fatto... Tefi, c'è uno che sta andando a tutto gas, guarda. Siamo già arrivati a Nuova Delhi e abbiamo già trovato un nuovo amico qui. C'è una cosa che non farei mai, l'autista di ambulanza a Nuova Delhi. E dopo Kill Bill, Kill the Bill. Excuse me boss. Excuse me boss. Andiamo a cercare qualcosa da mangiare. Comunque, diciamo che è più difficile di quello che pensavamo, perché ti tartassano l'anima in maniera assurda. Sì, il termine giusto che ho sentito usare diverse volte è cultural shock. Sì, bisogna un attimo fare un po' di decompressione. C'è un tipo di caos, di traffico, ma non solo automobilistico, anche camminare per strada. Siamo arrivati da poco con North Place, siamo stati già approcciati da, non esagero, 7-8 persone, amici della vita, che dove andate, di dove siete, cosa fate, di qua di là. Che... E che anche se non rispondi, ti pedinano lo stesso, continuando a parlare. E continuano con un rapporto d'amicizia. Però abbiamo visto che tirare fuori la telecamera è sempre un buon deterrente, non sono molto videogenici, quindi si stancano alla svelta e si allontanano. Quindi lo stratagemma è anche quello di far finta di parlare, che ti si avvicinano molto meno. Continuiamo le nostre ricerche alimentari mentre tipo dietro
si scatarra una parte bassa dell'intestino. Questo graffiti è stato fatto da Matt Groening in persona. Perfetto. Primo pranzo a Delhi, siamo venuti nella catena Xero che ci avevano consigliato a trovare un po' di tranquillità nella zona di Connaught Place. Abbiamo preso questi wrap, uno peri peri chicken, uno tikka e la raccapricciante specialità della casa, ossia la pizza in barattolo. Vi faremo sapere a breve cos'è e com'è. Assaggio del primo wrap, diciamo non propriamente tipico indiano, però. Buono. Commenti a freddo? Salsa piccante quanto basta. A caldo, non a freddo. Buono, buono. Poi adesso a breve la pizza in barattolo. Arriviamo al momento clou del pranzo, la pizza in barattolo, specialità di Xero Pizza. Vado. Vediamo se approvo. Già il mais sulla pizza si può vedere. Mais o formentone? No. Io non approvo, non Bocciata. è pizza. Non è pizza. Eresia. Te lo lascio dire. Ne mangio 2 cucchiai, Davide. La Stefi, da bravo gourmet di pizza, non ha apprezzato la pizza in barattolo, non me l'aveva aspettato. Difatti se in Italia non fanno la pizza in barattolo, ma si limitano a stenderla nel piatto e cuocerla nel forno a legna, un motivo ci sarà. Ma poi è fatta con tutte le loro spezie, è quello che rovina, dai. Però era una specialità di questa catena, Xero de Gris, che fanno pizza, fast food. Non so se è stata consigliata da più fonti. Sono verificato, non credo che suoni in italiano come gioco di parole. Praticamente sotto c'è l'impasto, vi lascio immaginare la croccantezza, e sopra mozzarella fusa e verdure e un quarto di oliva, così almeno avete anche l'oliva e dici oh, c'è l'oliva. Comunque volevo far notare una delle cose più schifose qua. Ci sono queste deliziose macchie rosse, possono sembrare ruggine, materiale fecale eccetera, invece no, è il tabacco, perché masticano tabacco e lo sputano negli angoli. Cioè io mi lamento che da noi fumano, sì, è schifo. Siamo all'osservatorio astronomico di Jantar Mantar, qui dal 1700, ed è praticamente un osservatorio astronomico che funziona tutto con meridiane, ombre per prevedere eclissi, fasi lunari eccetera. Chiaramente non sarò io a spiegare come funziona, però lo vediamo. Credo che sia il sogno di ogni skater questa struttura. Ci sono delle half pipe. Vi sembrerà incredibile, ma non è che ho capito esattamente come funziona. Dove sia l'esatto punto di osservazione, se dal centro, da fuori, le ombre, così. Ma non hai capito come funziona? Sto studiando. Ah ecco, quindi aspettatevi un video dedicato. Sono intorno a degli esempi di brutalismo architettonico, niente male. No, no, non c'è bisogno che se la spieghi questa, tranquilla. Peccato. No, si avrebbe tediato con la sua spiegazione scientifico-astronomica. Per oggi ce la risparmiamo. Asoka di Guerre Stellari?
Bellissimo, mamma mia. E quest'ora bello. Andiamo a prendere un po' di fresco al Lodi Garden. Secondo me quest'ora è ancora meglio. Siamo al Lodi Garden, nome dall'omonima dinastia, non della città italiana. È un parco che è qui dal XVI-XVII secolo, polmone verde della città, per un po' di relax, qualcuno che si sta allenando, un po' di ginnastica. Andiamo a esplorarlo. Qui hanno riciclato le catene della bicicletta. Stai evitando stringe amicizia con abitanti del posto. Ci troviamo tra le due tombe o monumenti delle due dinastie Lodi e Shahid. Intanto siamo mobili in questo bellissimo servizio fotografico. Per i siti che abbiamo visitato oggi la Stefi si era portata da coprirsi le spalle, ma finora, vedendo anche altri abitanti del posto, non ci sono stati problemi di sorta. Non ci sono neanche cartelli informativi come magari in altri posti dove proprio mettono chiaro e tondo che non ti puoi vestire con spalle scoperte, eccetera. Sì, sicuramente quando entreremo in moschee attive il discorso cambierà, ovvio. Scanso di equivoci, tutti e due con pantaloni lunghi. Siamo tornati nella zona del nostro hotel, un po' più civilizzata, forse anche troppo, e più moderna. È Aero City, un quartiere nuovo vicino all'aeroporto. Adesso ovviamente andiamo a cercare qualcosa da mangiare e qualcosa per lavarsi i capelli, per chi ce li ha. Allora Stefi, questo butter chicken. Molto buono. Siamo stati da Dariganji, che mi piacerebbe pronunciarlo con disinvoltura, ma evidentemente non sono abbastanza indiano per farlo, e obiettivamente è uno dei migliori butter chicken che abbiamo mai mangiato. E il locale è famoso, è il loro signature dish, sapore delicatissimo, c'è sopra zenzero fresco, peperoncino verde fresco, è veramente morbido e più leggero di quanto ci si possa aspettare. Le previsioni quando un piatto si chiama butter te lo aspetti estremamente unto, invece non è assolutamente di quello. Abbiamo preso 2 porzioni di pollo, un pane nan e solo 4 birre e abbiamo speso 20 euro a testa. È un locale in una zona prettamente occidentalizzata, quindi anche i prezzi un pochino lievitano, ma rispetto agli standard occidentali siamo più che soddisfatti, no? Direi di sì. Lei dice di sì. E adesso, come nella migliore tradizione, andiamo a cercare un bel gelato. Siamo da Kevinters. Ci ha consigliato il Lotus Biscoff Dream, che a suo avviso è il migliore e credo di potermi fidare secamente della sua opinione. Poi là, penso che la mia disinvoltura sia finita qui. No vabbè, ecco il Biscoff Dream. Bello che assieme al gelato ti danno anche il tappo per chiudere il barattolo nel caso volessi fare doggy bag, ma non siamo mai stati tipi da doggy bag. Assaggiamo. Vuoi una cazzola da moratore o pensi di farsela? Preparo tutto. E te lo dico a fa. Basta che me ne lasci un po'. Vabbè, non avevamo dubbi. Se lo sta mangiando tutto lei, quindi io passo da Janis e mi provo un caramel mocha. Ok, thank you so much. Mangia il pane. Hai mangiato te? Caramel mocha. Vietato sputare. Dove vai? Momento più atteso, siamo arrivati alla room tour della nostra camera da letto. Che non è questa, ma è questa qui.
Siamo all'Ibis Aero City, Probabilmente 100 euro a notte, che sono troppi per la camera che abbiamo avuto. Soprattutto perché il copriletto è probabilmente pluriusato, perché non mi sembrava molto... Stai a guardare il capello proprio. Sì, Ibis, catena Accor, quindi noi ragioniamo sempre con punti, miglia e robe varie, però una camera piuttosto essenziale e decisamente overpriced, perché siamo sui 90-100 euro a notte, non mi ricordo esattamente. Però la finestra è che abbiamo il gabinetto stile nave da crociera, con un pavimento creato negli squero dei motoscafi Riva in persona. Soddisfatta di questa camera? No. Neanche io. Per quello che abbiamo speso, no. No, per quello che abbiamo speso no. Però la posizione comoda, che è vicinissima all'aeroporto. La posizione comoda? Sì, La cosa è comoda. vicino all'aeroporto. Ma la telecamera sta riprendendo. No, non sta caricando? No, sta riprendendo da 20 secondi. Non so perché. Non sta riprendendo. Ma guarda. Aspetta. E non sta caricando, tra l'altro.